Salve a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi faccio una recensione, cosa un po' rara per me, nel senso che non faccio spesso. Faccio la recensione di uno smartphone, però devo fare una premessa. Allora arriviamo alla premessa. Voi, come ben sapete, ho fatto anche una sfida con Gennaro di Smart Video Photography e sto da quel momento producendo tutti i video che faccio con lo smartphone, esclusivamente con lo smartphone. Generalmente io utilizzo un iPhone perché ci sono alcune applicazioni con le quali mi trovo più comodo farlo, mi trovo meglio farlo, diciamo in questa maniera. Però ho anche sempre utilizzato un S8 della Samsung, un Android, anche perché, come vi faccio vedere delle applicazioni per iOS e delle applicazioni per Android. L'S8 ci ha abbandonato e grazie a una piccola sponsorizzazione, un lavoretto che ho fatto e quindi mi hanno dato, diciamo così, questo smartphone da utilizzare e andiamo a vedere la sua funzione. È uno smartphone particolare perché teoricamente dovrebbe essere lo smartphone perfetto per chi fa YouTube, per chi fa il vlog, perché ha una caratteristica appunto che si addice a poter fare queste cose. In Italia è un po' sottovalutato, è andato molto, oltre che nei paesi anglosassoni, nei paesi a lingua spagnola, in Brasile ha spopolato come un matto. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Ovviamente, eccolo qua, parliamo dello Zenfone 7 Pro, lo Zenfone 7 Pro della Asus. Questa è la sua confezione con la quale viene venduto e qua io gli ho già messo un vetro di protezione, come potete vedere. Ecco il nostro Zenfone. Devo dire che esteticamente è piacevole da vedere, però è anche una bella mattonella. Io sono abituato agli iPhone Plus e ai Samsung Note, per cui non è un problema per me se lo smartphone è di dimensioni impegnative, anche perché, come vedete, ho una mano piuttosto larga. E lo Zenfone, così come è messo, è una bella saponetta, tende a scivolare. Solitamente ha lo sfondo dello Zenfone che è proprio il 7. Io invece, come vedete, ho messo una però riflette con la telecamera, ho messo il tramonto sul mio bel lago di Garda. Allora, vediamo cosa c'è nella confezione. Oltre allo smartphone ci sono due custodie, una è questa qua, quella che ha anche il blocco delle telecamerine, così che la telecamerina non può uscire, perché la particolarità di questo smartphone è appunto la possibilità di girare, di ruotare le telecamere. Io gli ho già attaccato, vedete, il mio pop socket per poterlo usare per i video e le foto. Nella confezione, oltre allo smartphone e vediamo, abbiamo ovviamente una seconda custodia, questa è bianca trasparente, che è anche la mia preferita, e abbiamo i librettini, qua dentro qua c'era lo smartphone e dalla parte di qua abbiamo il nostro alimentatore da 30 watt USB-C, USB-C, quindi all'uscita USB-C e anche il nostro smartphone ha l'entrata USB-C e il cavo di alimentazione o ricarica e anche per lo scambio dei dati volendo. Non c'è nessun tipo di cuffiette, non ci sono le cuffiette, però a differenza della Samsung, della Apple, almeno hanno messo l'alimentatore e l'alimentatore e il cavo di ricarica più le due custodie. Le custodie sono un po' obbligate proprio per la caratteristica tecnica dello Zenfone, che è quella che adesso andremo a vedere. Lo smartphone si presenta come lo state vedendo, vediamo nel particolare, si presenta in questa maniera. Abbiamo 3 telecamere, quella da 64 mega
la wide diciamo tradizionale normale, abbiamo una super wide da 12 mega e una zoom 3x da 12 mega. Sia la zoom che la wide sono stabilizzate fisicamente, mentre la ultra wide è stabilizzata solo elettronicamente. Ha la possibilità poi a basse risoluzioni, quindi sotto i 4K, di avere un'iperstabilizzazione, un po' come fanno le action cam, ma già la stabilizzazione normale funziona in maniera più egregia. Non è super stabilizzato come può essere il Samsung S21 Plus oppure come l'iPhone 12 Pro, ma ha una discreta, li corre dietro, diciamo, ha una discreta stabilizzazione. Non abbiamo blocco schermo, possiamo avere blocco schermo con gli occhi, ma se no il blocco schermo, eccolo qua, nel tastino di accensione e spegnimento c'è il sensore per le impronte. Non sto a dirvi le caratteristiche tecniche. Allora, a bordo abbiamo uno dei processori più potenti in questo momento, allarghiamo il campo, abbiamo un 865 Plus, quindi il plus che si può avere, abbiamo in questo caso 256 giga di RAM di memoria di base, super veloce, e abbiamo sia il cassettino per abbiamo il cassettino che all'interno ha, oltre che l'espansione di memoria e la base per la SIM, la base per un'altra SIM, quindi può contenere in contemporanea due SIM e l'espansione di memoria, e questa è una cosa che pochi smartphone hanno poco. Un'altra caratteristica che ha questo smartphone, che nel frattempo io vi giro e vi faccio vedere in tutti i suoi particolari, un'altra caratteristica che ha questo smartphone è quello di avere già di base sia la registrazione delle chiamate, delle telefonate, sia la registrazione dello schermo, e ho trovato questa cosa molto carina, molto simpatica. Usciamo da qui, perché di solito se no bisogna installare applicazioni, bisogna fare, invece lui lo fa già di base. Il display è un Super AMOLED senza nessun, vedete, non c'è nessuna fissurina, niente, perché non ha la telecamera frontale, e questo è la caratteristica per cui mi preme di più spiegarvi questo smartphone, questo Android. Forse questo è uno degli Android, ripeto, che soprattutto da noi qua in Italia è stato poco valutato, perché un po' perché è una mattonella, perché riesce a pesare di più dell'iPhone 12 Pro Max o dell'iPhone 11 Pro Max, quindi inizia a essere un po' una mattonella. Ha un'autonomia, una batteria di 5000 mAh, quindi ha una buonissima autonomia, anche perché nel suo sistema di base, quando c'è qualche applicazione che consuma esageratamente batteria, ve lo segnala e vi chiede se volete chiuderla o meno. Fino adesso ne ho una sola, che è quella che mi segnala i terremoti, che si vede che resta attiva più del dovuto. Le altre invece le ha testate, mi sembra che vadano abbastanza bene. Ha un'ottima ricezione, direi che se la batte più di quella dell'iPhone, quindi ha un'ottima ricezione, e Bluetooth, Wi-Fi eccetera vanno benissimo anche quelle. Andiamo a vedere però quello che a me interessa di più, perché io non sono un recensore di telefonia e quindi non sto a spiegarvi molto delle altre caratteristiche. Dicevamo, è stato poco valutato perché in sé non è un vero e proprio camera phone, cioè ovviamente la qualità dell'ultimo Samsung, la qualità dell'ultimo iPhone e dell'ultimo Huawei sono sicuramente superiori nel punta e scatta, mentre questo smartphone va un attimino utilizzato nella versione Pro, con la quale dà buoni risultati. Andiamo ad accendere la nostra telecamera ed ecco che sveliamo l'arcano. Noi schiacciamo il bottoncino e ci stiamo vedendo. Ecco qua il meccanismo che tanto ci fa impazzire, cioè la possibilità di utilizzare le telecamere posteriori come telecamere anteriori. Ovviamente non c'è solo quello, noi possiamo
dare, in questo caso diamo i secondi per l'autoscatto, per capirsi. Noi possiamo questa telecamera spostarla in varie posizioni. Vediamo per esempio anche nel video. Vedete che anche nel video voi potete fare una ripresa video frontale in tutte le situazioni, con l'angolo normale o con il grandangolo. Quindi è veramente eccezionale per poterla utilizzare per chi fa vlog. Utilizzare un grandangolo così mentre si parla e si cammina dà la possibilità a chiunque stia guardando il vostro video di ammirare anche quello che vi succede intorno, il panorama, quello che vi succede intorno. Vedete che a 4K non va il Super Steady Shot, quindi noi se scendiamo in Full HD possiamo poi applicare il Super Steady, cioè la stabilizzazione, ultra stabilizzazione, di cui però devo dire non se ne sente un esagerato bisogno. Allora, come vedete, se noi siamo in fase di ripresa video, possiamo utilizzare questo cursore per spostare le nostre telecamere. Vedete? Noi possiamo spostare quindi l'angolo di ripresa video. E questo tutto mentre state riprendendo. Fra le altre cose c'è la possibilità di fare un tracing, quindi di farsi seguire mentre si sta facendo la ripresa video. La stessa cosa per quello che riguarda le fotografie e la stessa cosa per quello che riguarda tutte le altre opzioni. Quello che c'è di interessante, oltre il panorama, che se voi cliccate panorama, la telecamera farà un giro per tutta la sua estensione e vi farà un panorama. Adesso facciamo una prova. Guardate, lei scatta delle varie foto e vi dà una panoramica di questo tipo. Vedete, 360 gradi, no, 360 gradi no, ma 180 gradi di panoramica, senza che voi dobbiate star fermi, muovervi, non muovervi. Voi state fermi e fa tutto da sola. Devo dire che per fare le panoramiche, per chi abita in posti o andate in ferie in montagna, al mare, eccetera, è veramente ottima. L'altra cosa che mi è molto piaciuta è la versione manuale o Pro, nella quale voi potete veramente tarare l'inverosimile e quindi ottenere dei risultati ottimi. Torniamo indietro. Abbiamo poi lo slow motion, il time lapse e il video pro. Ecco, il video pro, come vedete anche qua abbiamo una serie di comandi e possiamo veramente ottenere il massimo. Come sono i risultati? I risultati devo dire che sono buoni, molto buoni. Non raggiungono i livelli dell'iPhone, perché l'iPhone in questo momento è quello da battere per quello che riguarda i video, ma sono molto molto buoni. Per cui la caratteristica che ha questo smartphone, appunto, di poter girare le telecamere, è una caratteristica comunque da non sottovalutare, soprattutto per chi o per diletto o per professione usa molto i social, TikTok, Instagram per dirne alcuni, e YouTube magari perché fa dei vlog, fa un po' questi montaggi video fantasiosi, dei cambio vestiti, queste cose qua, sicuramente è uno dei più indicati, anche perché permette di vedersi in tutto lo schermo quando si fanno le riprese video, utilizzando però le telecamere più performanti e non una piccola telecamera frontale. Ed eccoci qua. Sicuramente non sono stato bravissimo come i veri recensori di telefonia, ma era interessante farvi vedere questa cosa e poi spiegarvi anche più avanti, man mano nel tempo, che vedrete alcuni nuovi progetti che sto cercando di portare avanti. Questo sarà utilizzato assieme al mio iPhone per portare avanti alcuni progetti dove io eseguirò tutto e tutto, come vi ho fatto vedere anche nell'ultimo video per Telegram, per i canali audio di Telegram, tutto esclusivamente con lo smartphone. Quindi i video li faccio con lo smartphone, l'editing video lo faccio direttamente sullo smartphone,
alla faccia di quelli che dicono che non è così possibile fare tutto dallo smartphone. Ma con lo smartphone, se avete un buon smartphone, potete fare veramente tutto. Per il resto ci vediamo nei prossimi video. Mi raccomando, dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti. È obbligatorio, perché se non arriviamo ai 10.000 iscritti, YouTube non ci permette più di fare determinati contenuti. YouTube ha messo un po' questo vincolo: per avere contenuti come le stories bisogna arrivare ai 10.000 iscritti. Quindi invitate parenti, amici, conoscenti, tanto è gratis, e anche se poi non mi seguono va bene lo stesso. Dobbiamo arrivare ai 10.000 iscritti, così posso fornirvi dei contenuti un po' più particolari, con cui questo smartphone la farà da padrone. Vi ringrazio ancora di averlo guardato. Mettete un bel like, condividete, iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Armando, ciao!